Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo gameplay di Addicted to Games. Oggi giochiamo una nuova uscita di Steam, ovvero My Lands, un titolo che a dire il vero era già disponibile in rete come browser game già da alcuni anni e che io personalmente non conoscevo affatto, ma ora che è su Steam lo proviamo insieme. Quindi bando alle ciance e vediamo cosa offre il gioco. My Lands è un gioco strategico, o almeno dovrebbe essere, simile a Travian o Tribals, quindi possiamo scegliere fra le due fazioni, che saranno la luce e l'oscurità. Nella fazione della luce avremo i cavalieri e gli elfi chiari, invece nella fazione oscura avremo demoni ed elfi oscuri. Ognuna di queste razze avrà un bonus. Ad esempio i cavalieri avranno un bonus all'accelerazione dell'estrazione dell'oro e un bonus ai portatori. Gli elfi chiari bonus medici, estrazioni di legno, di ferro, pietra, eccetera. Iniziamo con qualcosa di interessante. Magari mettiamo i demoni. Il server è unico, quindi giochiamo. Se vuoi la pace, prepara la guerra. Eccoci qui in partita. Scegliamo il nick per il nostro personaggio. Il benvenuto. Città nuova. Lo so ragazzi, la fantasia non è il mio forte. Come potete notare non c'è nessun audio in sottofondo a questo gioco, quindi magari aggiungerò qualche mia musichetta. Compiti. Obiettivo, costruire un laboratorio di alchimia. Va bene. Però prima di fare questo vediamo l'interfaccia. In alto abbiamo la nostra moneta, l'oro, e alcune nostre risorse, quindi legna, pietra, grano e ferro, oltre alla popolazione attiva e quella non attiva. Inoltre qui in alto a destra avremo la valuta da comprare con soldi reali, qui chiamata perle nere, e notiamo subito che si va dai 2 dollari ai ben 400 dollari. Insomma, cifre altissime. Secondo voi c'è qualcuno che arriva a spendere certe cifre? Quindi clicchiamo su un esagono vuoto e costruiamo laboratorio di alchimia. Costruisci. Aspettiamo. Questo è un tipo di gioco molto classico, ce ne sono svariati disponibili in rete e da un po' di tempo che non se ne vedono di nuovi, però forse nessuno ne sentiva la mancanza. Infatti hanno delle code. Ok, costruito il laboratorio, clicchiamo sulla carta, riceviamo il premio, monete e risorse. Questo sarebbe una sorta di albero delle skill, quindi impariamo questo. Notiamo già come si venga spronati a pagare. Il titolo è free to play, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, però con molte limitazioni. Come vediamo non possiamo costruire o potenziare più di un edificio per volta e questa è una cosa veramente limitante. Di solito in questi tipi di giochi si possono sempre costruire o potenziare 2 o 3 edifici per volta, ma solo uno è proprio boh. La cosa peggiore di questi giochi è che mano a mano che si procede, che si migliorano i propri edifici, le proprie unità, i tempi di attesa per la costruzione o per il reclutamento di soldati diventa sempre più alto, fino ad arrivare ad avere 2 o 3 giorni di attesa per il potenziamento di un singolo edificio. Quindi pensate in queste condizioni in cui c'è solo la possibilità di costruire e potenziare una sola struttura, bisognerebbe stare più di un giorno fermi. Questo gioco dovrebbe essere incentrato molto sulla cooperazione con altri giocatori, infatti solitamente si vengono a creare delle alleanze e delle guerre contro altri giocatori. Qui c'è la guerra fra la fazione della luce e quella delle ombre, quella dell'oscurità insomma. Quindi bisognerà commerciare con altri giocatori delle risorse o difendersi a vicenda. I combattimenti, da quello che ho letto, sono totalmente automatici. Ci sono comunque vari tipi di edifici, questi sono quelli estrattivi per le risorse, poi ci sono quelli municipali, come il mercato, il magazzino, il tempio, quelli militari che permetteranno di addestrare o potenziare le nostre unità, edifici speciali come la Gilda delle Spie, Gilda dei Mercanti, centro di colonizzazione, eccetera.
e edifici protettivi che serviranno a difendere la nostra città, la nostra terra. Questi giochi, se non avessero questa componente di attesa così estenuante, sarebbero anche bei giochi, forse. Ovviamente pagando delle perle nere finiremo subito la nostra costruzione, ma per farvi un esempio, per terminare la costruzione di un minuto dovremo spendere circa 60 perle, che corrispondono a $1,30 per terminare la costruzione di un minuto. Ok, abbiamo finito anche qui. Riceviamo il premio. No, ricevi il premio. Costruiamo le nostre botteghe. Costruisci 2 botteghe. Ora ci viene dato il compito di scrivere la lettera ad un altro giocatore. Ciao, ciao, questo gioco è proprio pay to win. Spedire. Questa è la mappa di gioco, che è molto confusionaria. Non è possibile zoomare, ma solo procedere di casella in casella. Bene, 3 ore e 50. Lo ammetto ragazzi, ero partito con la convinzione di provare un gioco decente, non bello, ma decente, passabile, ma così non è stato. Mylands è veramente il peggio del peggio dei browser game di questo tipo. Io vi consiglio, se volete provare un gioco simile ma fatto bene, Stronghold Kingdoms, che trovate sempre su Steam gratuitamente, oppure lo giocate dal client che potete scaricare dal suo sito ufficiale. Quindi ragazzi, mi dispiace, ma metterò anche questo titolo nella lista dei nostri giochi brutti. Spero che il gameplay vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like e un commento e magari condividetelo ai vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!